Controllo di gestione, KPI e AI, come migliorare davvero la produzione aziendale. Ciao, benvenuto sul canale. Oggi parliamo di un tema fondamentale per un'azienda che vuole davvero crescere. Quindi parliamo del controllo di gestione, dei KPI, quindi dei KPI, quindi degli obiettivi da raggiungere e della produzione, di come l'intelligenza artificiale sta cambiando davvero tutto. Lo sto anche io testando personalmente nelle mie mansioni. Quindi se sei un imprenditore, se sei un responsabile di produzione o un CFO o un manager operativo, questo video è adatto a te, quindi segui il video fino alla fine. Adesso divideremo questo video in diverse sezioni. Partiamo subito con la sezione numero 1. Che cos'è davvero il controllo di gestione? Il controllo di gestione non è solo fare i conti, è capire anche cosa sta succedendo in azienda, è vedere in tempo reale dove stai guadagnando, dove stai anche perdendo soldi. Il vero controllo di gestione, per inciso, include analisi dei costi per reparto e commessa, comunque, valutazione del margine operativo lordo, quindi il classico EBITDA, misurazione della produttività per linea, per operatore, per macchinario, controllo del magazzino e dei costi di approvvigionamento. Insomma, possiamo così definirlo, la torcia accesa nel buio dei dati aziendali. Andiamo alla sezione numero 2, che sono nello specifico i KPI. Quali servono davvero? I KPI non sono tutti uguali. Il problema è che molte aziende misurano tutto, ma non leggono nulla. Quindi ecco i 5 KPI produttivi fondamentali che consiglio sempre di monitorare. Efficienza globale impianto, poi il costo orario reale macchina, gli scarti su totale prodotto e i tempi morti e fermi macchina non programmati, quindi non previsti dal programma produttivo. Se li hai puoi davvero intervenire, se non li hai stai solo navigando a vista, quindi fai molta attenzione. Punto o sezione numero 3, l'AI, quindi l'intelligenza artificiale nel controllo di gestione e di produzione. E qui entra in gioco l'intelligenza artificiale. L'AI può prevedere i costi con modelli predittivi, suggerire ottimizzazioni in tempo reale, analizzare centinaia di dati in macchina senza bisogno di un controller, automatizzare il reporting e le decisioni operative. Io stesso ho implementato sistemi dove l'AI analizza i consumi energetici macchina per macchina e segnala sprechi invisibili all'occhio umano, comunque, quindi dati che magari veramente si avrebbe una seria difficoltà a far emergere. Il risultato? Il 15% in più di efficienza e miglioramento dei margini reali, che non è poco, il 15% stiamo parlando. Punto numero 4, o sezione numero 4, diciamo un po' un punto conclusivo di questo piccolo video tutorial, e anche un po' un invito all'azione da parte vostra, se vogliamo così dire. Il controllo di gestione, diciamo, non è solo un lusso per grandi aziende, è la base per qualsiasi azienda o anche piccolo imprenditore che voglia fare profitti e non solo fatturato. Oggi con gli strumenti digitali e con l'AI, quindi con l'intelligenza artificiale, è accessibile anche alle piccole e medie imprese, quindi alla PMI, e in realtà comunque anche in crescita. Mi raccomando, se sei interessato a queste tipologie di argomento, non è che da iscriverti al canale, mettere un bel like e lasciare un bel commentino, anzi scrivi nei commenti, fammi sapere quali KPI stai usando oggi nella tua azienda, perché è una cosa di cui sarei curioso di discutere. Fammi sapere anche un pochino i tuoi punti di vista. Ovviamente non sempre è facile tirare fuori questi dati, ovviamente serve una figura che sia in grado di aiutarti. Ovviamente esistono un sacco di tutorial in rete per cominciare a iniziare, ma se sei un'azienda hai assolutamente bisogno di un professionista. Nello specifico la figura che ti serve, diciamo, prevalentemente sono due, ma se vuoi andare a trovare una figura davvero preparata è il classico COO, o meglio Chief Operating Officer, ok? Quindi un
del controllo di gestione, ma oltre che del controllo di gestione un controllo di direttore operativo. Nelle piccole aziende questa figura può anche chiamarsi Operation Director, ma altrimenti è Chief Operating Officer, ok? COO, che non è da non confondere con CEO, ok? Che è l'amministratore per intenderci. Quindi questa figura ti può aiutare, per esempio io sono una di queste figure che fa questo di lavoro, è una figura indispensabile nelle aziende, ok? Poi puoi avere una figura mista che sa fare più cose, per esempio come io per esempio mi occupo anche di IT, oltre che controllo di produzione, i programmi di produzione in un'azienda comunque industrializzata. Comunque stiamo parlando di avere sotto mano e per mano tutto quello che serve per avere una chiara idea di quante sono le reali marginalità dell'azienda, come abbattere i costi e qual è il vero EBITDA, ok, dell'azienda, che è un dato fondamentale. Se sei interessato a sapere qual è l'EBITDA, non è che da iscriviti al canale, perché usciranno dei video dove ti spiegherò esattamente come calcolarlo, perché è un dato che alle aziende serve davvero. Ti spiegherò cos'è, come gestirlo e come capire qual è l'EBITDA della tua azienda o dell'azienda per cui lavori. Mi raccomando, iscriviti al canale, noi ci vediamo presto alla prossima puntata.